Sono Francesca Acquati e sono la General Manager di Gressar 671. Sono Gabriele Michalizzi, fotoreporter da oltre 20 anni, mi occupo principalmente di guerra. Sono Ippolito Pestiglini Laparelli, sono architetto e curatore e sono il fondatore dello studio 2050 o 2050 Mi chiamo Salvatore Garzillo, sono un giornalista di cronaca nera e mi piace disegnare. Mi chiamo Erika Petrillo, faccio parte dello studio 2050 È la prima collettiva di Gressart ed è il primo momento in cui un'istituzione giovane come la nostra si confronta con un racconto così importante, così attuale come quello del conflitto e delle sfide che i conflitti portano davanti agli esseri umani. Il racconto di De Bello nasce con la prospettiva di essere un racconto corale. 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a progettare il percorso espositivo e il percorso curatoriale, la prima cosa che abbiamo fatto è stata parlare con Salvatore Garzillo e Gabriele Michalizzi per aiutarci a ideare la mostra, e il loro racconto è stato importantissimo perché erano un racconto di persone che la guerra l'hanno vista e l'hanno vissuta come cronista e come fotoreporter. L'idea di questa mostra De Bello nasce un paio di anni fa durante una conversazione con Roberto Pesenti della Fondazione. Io ero appena tornato dall'Ucraina, dove avevo speso un po' di mesi come cronista per raccontare l'inizio dell'invasione e poi il suo sviluppo, e durante questi mesi, oltre a fare il mio lavoro di giornalista, quindi con i reportage soliti classici, ho disegnato molto. E con Roberto gli ho spiegato, gli ho raccontato quanti sconosciuti avessi incontrato durante questo viaggio e di come gli sconosciuti poi in realtà diventano parte della tua vita, quindi qual è il limite tra il conosciuto e lo sconosciuto. Il mio incontro con Gressart avviene grazie a un tramite che è Salvatore Garzillo, co-ideatore della mostra. Noi ci conosciamo da tanto tempo perché purtroppo siamo anche amici. Questa pluralità si è ancora di più ampliata coinvolgendo lo studio 2050 che ha co-curato la mostra con me e con Gressar 671 e che ha anche curato la mise en scène e l'allestimento. Questo racconto è stato poi declinato all'interno della mostra con media diversi, geografie differenti, epoche storiche e mostre diverse. Si va da una tavola del 1496 che racconta una battaglia dell'Eneide fino a un videogioco che riflette sulla diserzione e su come si può non combattere all'interno di un videogioco che parla di guerra. Per questa mostra abbiamo ideato un allestimento, un'architettura che è sia permanente che temporanea, è in bilico tra l'immaginario di un bunker e quello di un archetipo di una casa, e sta un po' all'interpretazione delle persone che visitano la mostra capire o determinare se questa struttura è in una fase di ricostruzione o in una fase di distruzione. L'architettura è completamente monocromatica e monomaterica, è strutturata su un unico materiale, è un unico modulo, un unico mattone prefabbricato di cemento. La monocromia ha un senso perché è molto legata, all'immaginario che quantomeno noi riceviamo sui media, da cui siamo bombardati dai luoghi in cui le guerre si svolgono. Quando abbiamo iniziato a dialogare con Gressart ci siamo subito chiesti quale fosse la legittimità della nostra voce. Infatti nessuno di noi, per fortuna, ha avuto esperienza diretta di conflitti. In questo dialogo è stata fondamentale la presenza di 2 war journalist, Salvatore Garzillo e Gabriele Michalizzi, con cui abbiamo elaborato e articolato il concept curatoriale. Swiss Alpine Luxury Retreat Hotel and Spa. Un altro punto di partenza, oltre al dialogo con Gabriele Michalizzi e Salvatore Garzillo, è stato il renderci conto che inevitabilmente viviamo, lo sappiamo tutti, in periodi davvero bui. Siamo ogni giorno sottoposti a bombardamenti di immagini che raccontano storie di violenza, storie di guerra. Non ci rendiamo forse però sempre conto che questo bombardamento metaforico di immagini denota una posizione di privilegio. È un bombardamento questo delle immagini di violenza e di guerra metaforico e non letterale. E quindi a partire proprio da una riflessione sulla nostra posizione di privilegio è scaturito un senso di responsabilità rispetto a quello di affrontare un tema così urgente, così importante, soprattutto al giorno d'oggi.
Fare una mostra sulla guerra implica il fatto che devi scegliere un linguaggio, un modo, un'idea. Come facciamo a raccontare la guerra al giorno d'oggi che tutti quanti la vediamo in uno schermo scrollando? I giornalisti informano sulla guerra, sugli eventi, sui fatti. Invece l'artista, e qui il dualismo anche mio di Salvatore in veste di artisti, è effettivamente questo, prendersi del tempo a riflettere, capire dove si è stati, cosa è successo. E allora abbiamo cominciato a ripercorrere nella selezione degli artisti appunto con 2050 Plus, che ci ha aiutato nella curatela con Francesca Acquati, che ha diretto e orchestrato un po' tutto. Questa mostra è il frutto di tante sensibilità, tante competenze e la possibilità di trovarsi ad un tavolo e discutere apertamente, liberamente, costruttivamente e anche in maniera molto stimolante, in maniera vicendevole, perché apparteniamo a mondi differenti, è stato forse la cosa per noi più preziosa, che ci ha arricchito, e speriamo che poi alla fine l'utilità è sempre quella di arrivare ai visitatori con la stessa energia. La nostra generazione ha la fortuna di non essere mai stata in contatto diretto con la guerra in questo paese. Dai social media, alle televisioni, ai giornali, siamo sottoposti quotidianamente a immagini più o meno violente che raccontano i conflitti in atto. Questa mostra vuole raccontare quegli stessi conflitti, ma da un punto di vista diverso, più delicato, attraverso lavori artistici, attraverso lavori che parlano di umano e attraverso dei tagli e degli sguardi che sono il più possibile complessi e più il possibile delicati. Nel modo in cui è strutturata la mostra, a livello curatoriale, c'è un climax, diciamo, che è il centro della mostra, dove effettivamente attraverso alcune opere si parla di conflitti nel presente e nel passato. Siamo dentro i conflitti, quindi siamo dentro le macerie, siamo dentro la distruzione, siamo dentro la violenza. Lì l'allestimento improvvisamente cambia proporzione, diventa più alto, ci è quasi oppressi dalla compressione dello spazio, e questa era un'idea che abbiamo cercato di sviluppare per fare in modo che l'esperienza dello spazio in qualche modo partecipasse alla tensione rappresentata dai lavori in mostra. Ci sono diversi filoni all'interno della mostra. Per parlare più di gruppi di opere, credo sia importante tradurre questa diversità all'interno di alcune, diciamo, costanti tematiche. C'è molta arte tessile, per esempio. L'arte tessile è legata ad un'idea di riparazione, di ricostruzione, sia emotiva che materiale. C'è molta documentazione della memoria, del trauma, ma al limite del giornalismo investigativo, attraverso tecniche forensi, dove l'arte diventa uno strumento di denuncia dei crimini contro l'umanità. Esiste, diciamo, una prospettiva che abbiamo voluto inserire, che secondo noi è estremamente e urgentemente contemporanea, che è quella del non umano. Si inserisce all'interno, diciamo, di una nozione di violenza lenta o di slow violence, che è, diciamo, il titolo di un libro famosissimo di Rob Nixon, che racconta fondamentalmente come l'impatto delle attività dell'uomo, inclusi i conflitti, sui territori è molto più invisibile perché è molto più lento, ma estremamente pervasivo. Una dimensione fondamentale è quella dei media e come i media partecipano alla costruzione di realtà alternative, come, diciamo, molti operatori culturali, registi, architetti, designer, drammaturghi, partecipano di fatto a quella che viene chiamata normalmente performance del potere, alla costruzione di altre realtà. Sono migliaia di mostre che hanno trattato il tema della guerra e in effetti la guerra è una tematica con cui l'arte si è confrontata da secoli. Pensate alla letteratura, pensate al cinema, pensate alla poesia, pensate anche alle arti visive. La caratteristica forse però speciale di De Bello è che si sceglie di non concentrarsi su un conflitto specifico a un tempo né a un luogo, ma De Bello invece guarda alla guerra come a una condizione umana universale. I lavori che troverete in mostra sono quindi dei lavori che abbracciano scale temporali e anche scale geografiche molto diverse. Un'altra caratteristica importante della mostra è che abbiamo deciso, e questa è stata una scelta curatoriale molto importante, di non concentrarci sulle storie della guerra con la S e la G maiuscola. Abbiamo invece cercato di guardare a quelle che potremmo chiamare le storie invisibili, le microstorie, quindi prospettive sulla guerra che di solito vengono messe e relegate nell'angolo. Troverete quindi tanti lavori che parlano per esempio di come lo sguardo dei bambini o degli adolescenti si rifletta sulla guerra, o troviamo tanti lavori in cui si parla della guerra vista dalla prospettiva delle donne.
Serve a tante cose questa mostra, ma soprattutto a darsi il tempo di capire cosa sta succedendo intorno a noi, perché le ultime guerre ancora in corso in questo momento ci hanno comunque fatto capire che sono molto più vicine di quello che pensiamo. Molte volte la guerra la sentiamo lontana quando è appunto in Medio Oriente, in altri paesi. Invece, nella guerra russo-ucraina in particolare, sentiamo una vicinanza per vari motivi, sia perché le città urbanisticamente sono come le nostre, le persone sono caucasiche, quindi sentiamo una vicinanza differente rispetto alle altre guerre. Accompagno negli ultimi anni del mio lavoro da cronista i miei racconti, i miei reportage anche con i disegni. Io ho la fortuna come cronista di raccontare quello che vedo, ma ho ancora di più la fortuna come persona creativa, disegnatore in questo modo, di raccontare quello che sento di fronte ad una scena. L'altro ideatore della mostra, Gabriele Michalizzi, è un fotografo che io stimo tantissimo, incidentalmente siamo anche amici e ci è capitato di viaggiare spesso insieme in diverse situazioni, anche in territori di conflitto. Al ritorno da questi viaggi in genere noi realizziamo un reportage multidisciplinare, quindi c'è lo scritto, ci sono i disegni, ci sono le sue fotografie, c'è il racconto. Il nostro tentativo di racconto trasversale alla fine ha trovato, grazie alla capacità della Fondazione Pesenti e del lavoro di 2050 Plus e di Gressart, una sintesi visiva che puoi percorrere. In questa mostra sono presenti delle mie opere 4 arazzi. Perché gli arazzi? Nasce dal fatto che nei miei 20 anni migrando per guerre le persone portano via sempre solo una cosa quando scappano, le foto di famiglia. E allora mi sono chiesto perché nella più grande tragedia che puoi vivere della tua vita porti via la cosa che ha più valore per te, che è la tua identità, perché la tua identità passa attraverso il ricordo. Studiando vengo a scoprire che nel Medioevo è stato inventato l'arazzo perché quando venivano assediati i castelli, le persone non potevano portarsi via gli affreschi che erano sui muri. Quindi è stato inventato l'arazzo, appunto, molto comodo e pieghevole per portarlo via, quindi una sorta di identità tascabile che si poteva portarsi per scappare. Effettivamente questo concetto mi è piaciuto, l'ho rielaborato e ho cercato appunto di renderlo contemporaneo mettendo la storia di oggi, quello che noi ci rendiamo già conto che è storia, vivendoci in mezzo alla storia, dove succedono le cose. È un onore, poi di fianco ci sono autori incredibili come Burri, Scarpitta, Marina Abramovic. È un mix incredibile di visioni, arriviamo fino ad avere un videogame. La forza di questa mostra è il dialogo che si è creato. Ippolito di 2050 Plus ha proprio insistito, dobbiamo disorientare. Quindi ognuno di noi ha messo un pezzo, una visione, un'idea che magistralmente funziona ed istituisce tantissimo questa riflessione sulla guerra e la pace.